Cristiano Luzzago racconta Ferrari GTS Turbo Intercooler. Amici appassionati di auto d'epoca, oggi abbiamo una Ferrari 208 GTS Turbo Intercooler, che è una delle ultime evoluzioni delle serie iniziate con la 308 negli anni 70 e terminate con appunto questo modello e la 328 alla fine degli anni 80. I modelli che Ferrari ha prodotto in queste serie, che furono intercalati fra le cilindrata 3000 con la 308 e la cilindrata 2000 con la 208, ebbero un susseguirsi di evoluzioni dovute, per quanto riguarda la cilindrata, a una questione di carattere fiscale. Infatti, quando il governo italiano introdusse l'IVA non al 18 ma al 36% per le vetture superiori ai 2000 cm3, tutte le case automobilistiche sportive dell'epoca dovettero correre ai ripari per ridurre l'alesaggio dei pistoni, delle canne, dei propri motori e quindi iniziare la produzione di una nuova serie di vetture ridimensionate a 2000, come appunto la Ferrari 208, la Maserati Merak 2000, la Lamborghini Huracan 2000 e così via. Nella serie delle 208 abbiamo tre evoluzioni: la 208 carburatori, la Turbo e la Turbo Intercooler, che è il modello che vediamo oggi. La 208, quando fu introdotta, non fu un grande successo perché il modello carburatori era veramente poco prestazionale. Le prestazioni aumentarono con l'introduzione del modello Turbo, ma solo col modello Turbo Intercooler la Ferrari riuscì ad avere un 2000 ad alte prestazioni. Ne fu introdotto un ultimo che addirittura installò l'ABS ed è facilmente riconoscibile dal fatto che fino a questo modello abbiamo i cerchi classici concavi delle Ferrari, mentre dal modello con ABS il cerchio diventa convesso. La storia di questa serie di Ferrari nasce precedentemente con lo studio delle GT4, che furono le prime vetture 8 cilindri e costituirono un vero punto di demarcazione nella produzione della Ferrari, disegnate all'epoca da Bertone, cosa abbastanza insolita perché quasi tutta la produzione Ferrari è disegnata da Pininfarina, e uscita dalla penna di un giovane Gandini. Enzo Ferrari si è sempre rifiutato di mettere il marchio col cavallino sulle vetture che non fossero 12 cilindri e questo spiega perché inizialmente le 8 cilindri ebbero il marchio Dino e solo in seguito, probabilmente con l'avvento della Fiat, l'ordine scuderia fu quello di mettere il marchio Ferrari. I modelli 308 e 208, che per quasi un ventennio sono stati il simbolo più popolare delle vetture Ferrari sul mercato mondiale, culminano la loro vita proprio nello stesso periodo nel quale viene a mancare, nel 1988, Enzo Ferrari. Infatti, gli appassionati del cavallino considerano le vere Ferrari quelle prodotte fino a questo periodo. Nelle serie GTB e GTS, Pininfarina si ricollega invece direttamente alla propria produzione della Dino 246. Infatti ci sono degli elementi stilistici fondamentali che vengono ripetuti sui due modelli, come le prese d'aria laterali o il lunotto posteriore curvo, che evidentemente sono un richiamo diretto a quel modello. Tutti i modelli della serie GTB e GTS, come del resto le GT4 e la vera progenitrice la 246, hanno un telaio tubolare che ne consente un'ottima rigidità, un'ottima sportività di guida. La motorizzazione centrale posteriore è quella che ha caratterizzato tutti questi modelli e che ha dato l'input alle vetture sportive anche negli anni a seguire. Aprendo il vano motore di questa serie della 208 Turbo, possiamo riconoscere la massa imponente dell'intercooler. Una delle caratteristiche che rese fortunati questi motori 8 cilindri fu anche il fatto che la manutenzione era relativamente poco costosa. Infatti, mentre nelle 12 cilindri per sostituire le cinghie dentate era necessario estrarre tutto il gruppo propulsore dalla macchina, negli 8 cilindri questo intervento poteva essere fatto rimuovendo soltanto i carter. Alla guida di questi modelli Ferrari ci si sente veramente dei piloti.
Infatti, nella tradizione di sportività del marchio, tutto è concepito per offrire il massimo delle performance. Questo alcune volte può influire sui criteri di comfort che sono secondari ad una vettura di questo tipo. Infatti, la pedaliera completamente disassata o il cambio con la prima indietro e inserito in un selettore delle marce a griglia che ne rende, per chi non è particolarmente esperto, difficili gli innesti, lo sterzo molto diretto e quindi molto sportivo ma non così soffice nelle manovre, fanno di questa vettura una vettura dedicata a chi vuole ottenere il massimo delle prestazioni rinunciando a qualche comfort.